Fare i soldi facili è un desiderio un po' di tutti, tanto lo sappiamo. Anch'io ho questo desiderio, tanto è una cosa intrinseca nella persona, riuscire a fare uno sforzo minimo possibile per avere un beneficio più alto possibile. E quello del gratta e vinci ovviamente rispecchia perfettamente questa nostra dinamica interiore. Infatti, con un minimo sforzo compri un bigliettino che ti costa una cifra assolutamente abbordabile, lo gratti, quindi con lo sforzo di fare così circa una ventina di volte e vinci dei soldi. Perfetto, non fa una piega. È esattamente il desiderio di tutti. Se non fosse che questo desiderio nasconde un piccolo problema, ovvero il fatto che non si vince mai. Per mai non è corretto, nel senso che non si vince proprio mai mai mai, perché sicuramente dei vincitori ci sono. Il fatto è che spesso e volentieri si sa la difficoltà che c'è nel vincere e c'è sempre qualcuno che da decenni a sta parte promuove trucchi o stratagemmi per riuscire a migliorare la possibilità di vittoria in queste cose, ovvero nei gratta e vinci, nel lotto o estrazioni varie ed eventuali. Il punto qual è? Non si ha la percezione di capire se viene proposto un metodo per poter aumentare la propria possibilità di vittoria rispetto a quella che si ha normalmente. E quindi cosa succede? Non riesci neanche a dirgli non è vero, perché se quella volta che ti ha dato il numero tu non vinci, tu in realtà non vai mai a richiedergli perché non ho vinto dopo che tu mi hai dato il numero, cioè perché giustamente la persona non ti dice io ti garantisco la vittoria, ma semplicemente questi qui sono i tuoi numeri e per qualche sistema astrale tu in quel momento non dovevi vincere. Ora, ma c'è veramente qualche possibilità di aumentare le vittorie in questi sistemi? Intanto dobbiamo fare un presupposto. Chi propone questi giochi, ovvero lo Stato, sa benissimo quali sono le sue probabilità o le sue statistiche di vincita, ovvero il 100%. Infatti anche nei casinò che cosa succede? I casinò non vanno in bancarotta, i casinò sono sempre belli floridi perché tanti soldi entrano e pochi soldi escono. Comunque ci sono i vincitori perché una statistica di vincita c'è, però la quantità di denaro che viene proposta come vincita è sempre non data dal caso, ma data da un calcolo ben specifico che fa vincere sempre il banco. Quindi sia lo Stato che il casinò sono sostanzialmente la stessa cosa e entrambi vincono sempre. Tu non vinci mai. Perché dico questo? Perché dal momento che tu entri e compri, cioè entri in un tabaccaio e compri un biglietto del gratta e vinci, tu è vero che hai la possibilità di vincere una quantità di denaro che probabilmente ti può cambiare vita, perché vincere 500, 1 milione, 5 milioni di euro possono cambiare la vita, anzi la cambiano, spesso in peggio, perché se una persona è abituata a spendere, tant'è che ha bisogno di giocare al gratta e vinci per pensare di migliorare la sua vita e vince, tendenzialmente non sa gestire i soldi e quindi si sputanerà tutto quello che ha vinto in un tempo brevissimo e aumentando talmente tanto il suo tenore di vita che poi si ritroverà molto peggio di come stava prima. Questo è un po' quello che succede statisticamente a chi fa delle grosse vincite. Poi ci sono anche quelli che sono molto accurati, molto ponderati, sanno come si fa, quindi vincono una cifra molto importante e riescono a farla fruttare e quindi a vivere sicuramente meglio. Però non è un privilegio di tutti, quindi è già difficile vincere ed è anche difficile riuscire a gestire questo denaro. Ma ritorniamo al fatto della possibilità di vincita. Allora, partiamo intanto da qualcosa che per noi non è statisticamente, ma è garantito, ovvero i dati che ci fornisce Gratta e Vinci. Gratta e Vinci è comunque, diciamo, il monopolio dello Stato. E ci dà un'indicazione, ovvero che un giocatore può ottenere un premio in denaro una volta ogni 3,6. Quindi vuol dire che avete un biglietto che vi dà una vincita in denaro, quindi vuol dire che la vincita in denaro si intende dal valore, diciamo, quella del biglietto, quindi il biglietto da 1 euro ti dà 1 euro o 50 centesimi, non so se poi ci sono alcuni che ti danno meno del valore del biglietto, non penso, però diciamo il valore del biglietto o superiori, una volta ogni 3,6. E fin qui tu dici, vabbè, tutto sommato ci può stare, è meno diciamo di quello che c'è con la roulette, perché la roulette vinci quasi una volta su due,
dopo poi c'è lo 0, eccetera, però siamo quasi una volta su 2, mentre invece qui siamo una volta ogni 3,6. Oltre a questo, però, abbiamo anche un altro dato molto importante, quello che più ci stuzzica la pancia, insomma, ovvero, ma io, no? Per diventare milionario, oppure per cambiarmi la vita, che probabilità ho? Eh, e qui non è più un 3,6. Prendiamo per esempio qui ho la lista di tutti quanti i giochi, i premi che propone Gratta e Vinci, perché sono sul loro sito, io comunque mi sa che ve li metto tutti quanti in descrizione, per farvi star male. Abbiamo per esempio il miliardario, no? Abbastanza noto come Gratta e Vinci, e con 5 euro si possono vincere 500.000 euro, quindi presumo sia il miliardario inteso in lire. Però, che possibilità hai di vincere 500.000 euro con 5 euro, ovvero fare il 100.000%, che è una bella percentuale, da qui non si discute. Comunque, tu hai una possibilità ogni 6 milioni di biglietti stampati. Ora, 6 milioni vuol dire che se tutti gli italiani giocassero lo stesso giorno, lo stesso tipo di gioco, ovvero il miliardario, solo 10 riuscirebbero a fare questa cifra. Quindi voglio dire, cioè, è una possibilità estremamente remota, no? Di vincita, perché se tu pensi di giocare una volta al giorno, no? Una volta al giorno giochi il miliardario, quindi fai 365 giocate all'anno, voglio dire, per avere la garanzia di poter vincere, quindi fare 6 milioni di giocate, quindi statisticamente riuscire ad avere un biglietto vincente da 500.000 euro, sei comunque perdente all'inverosimile, vuol dire che tu potresti giocare 30 milioni di euro per vincerne 500.000, che poi non è vero ovviamente, perché avresti un biglietto vincente ogni 3,6, quindi andresti un po' ad assottigliare questa cosa, però capite bene che questa è una metodologia non vincente, ovvero voi giocate con una speranza di vincere dei soldi, ma sapete che giocando tante volte, giocando n volte, voi nel tempo sarete perdenti, perché il gioco è fatto così. Diciamo che lo Stato, o comunque un casino, non è lì per farti guadagnare, è lì per guadagnare e tu sei il pollo della situazione in quel momento. Quindi se giochi una volta così per divertirsi con gli amici a Natale, per esempio, dici vabbè, siamo un gruppo di 10 parenti, eccetera, vabbè, dai, compro 10 gratta e vinci così per giocare un po' insieme ci può stare. Questo qui è un po' il senso del gioco in sé. Si gioca un po'. Quindi magari si vincono anche, non so, 20, 30, 50, vedi il parente che ti vince magari 500 euro, e dopo tutti quanti gli insulti ci possono stare perché diventa divertente, è un po' come la tombola anche di Natale, no? Quando c'è quello che fa cinquine e te ti manca un numero, tutti gli insulti possibili e immaginabili gli cadono tutti a lui. Però è goliardico, nel senso che è una cosa divertente, si sa che non possono vincere tutti, quindi tutti i soldi presi dalla schedina vengono liquidati in una vincita. Insomma, la cinquina, la quaterna, il terno, l'ambo, a seconda di quanti premi vengono messi, però sapete che sono limitati a quelli, che sono una quantità irrisoria come valore rispetto a tutto l'ammontare di denaro che viene raccolto per ogni schedina, quindi non è difficile da capire questo aspetto. E questa è la probabilità su cui si basa questi giochi, quindi loro vincono sempre perché la probabilità è semplicemente dalla loro parte, non dalla tua. Ora, ci sono quelli che puntano, no, a farti migliorare la probabilità di vittoria. Questa cosa è possibile? Sì? No? C'è chi lo fa da tanti anni, quindi li vedete in trasmissioni TV, li vedete in canali YouTube, li vedete magari in canali Telegram o in altre situazioni fisicamente, chi ti fa vedere con le carte quali sono i tuoi numeri, le tue cose. Il punto qual è? Che come anche la smorfia, no? La classica smorfia, spesso e volentieri le nonne o le mamme hanno i libri della smorfia. I libri della smorfia o questi trucchi si basano su un concetto diverso da quello che è
la vincita, insomma, perché la smorfia, come spesso c'è descritto anche dentro i libri, sono dei concetti cabalistici su cui tramite il sogno, comunque degli aspetti della vita, vengono associati dei numeri. Però sono sistemi molto più antichi del gioco del lotto in sé e non sono stati assolutamente ideati per quello. Quindi il fatto che tu riesca ad associare un'immagine, un pensiero a un numero non vuol dire che quello lì debba uscire per farti vincere, cioè sono due cose completamente scollegate. Diciamo che è bello vedere il fatto che una persona, magari tu gli racconti un sogno che per te è importante, riesce ad farti associare questa cosa a dei numeri e tu pensi di poterli giocare per fare una vincita. Questo ok, ci può stare, è divertente, è sentimentale se vogliamo, però non ti garantisce assolutamente nulla, perché il tuo sogno non ti viene fatto per vincere la Superenalotto. Se succede, hai solo avuto un gran culo. Questo è il concetto. Quindi, vuoi giocare? Per carità, fallo. Secondo me è giusto? No, perché tanto ti fa sprecare risorse che puoi utilizzare in altri modi. Quindi, per esempio, tu pensi di giocare 5 euro alla settimana, arrivi al mese che sono 20 euro. In un anno cosa sono? 240 euro. Con quei soldi puoi andare a cena con la tua compagna in un ristorante veramente figo e lì sicuramente fai una vincita molto più alta sia da un punto di vista di piacere della cucina che anche da un piacere relazionale, perché lì hai vinto, non lo prendi, non lo puoi prendere in maniera fisica, tranne il cibo, però comunque lì hai vinto, cosa che qui altrimenti non lo fai arricchire un po', anzi neanche il tabaccaio che ci guadagnerà un niente, però lo Stato è molto contento di te che gli dai qualche soldo. Arrivando in fondo, se tu sei arrivato in fondo, come fai a vincere al gratta e vinci? Ogni volta che non giochi al gratta e vinci, quei soldi che non hai speso per te sono guadagnati, quindi li puoi mettere da qualche altra parte.